Lo so che volete sapere se qua c'è la possibilità di avere incontri ravvicinati con degli orsi. E in questo video parlerò anche di questo, per cui guardatelo. Salve a tutti, Boia Faust! Vi presento la foresta finlandese. Quanto è verde la Finlandia? Beh, se voi guardate una mappa qualsiasi della Finlandia, sembra quasi che qualcuno si sia dimenticato di costruire le città per quanto è verde. In proporzione all'estensione territoriale totale del paese, l'area verde, le foreste, ricoprono circa il 75% del totale. Si tratta infatti di circa 22 milioni di ettari di foresta. Circa 4 ettari a persona. Non male, eh? Qui in Finlandia il navigatore non dice sei arrivato, dice sei ancora nel bosco. Nonostante questo, però, i finlandesi, per quasi l'80%, vivono nelle città e quindi è abbastanza paradossale questa cosa. Verrebbe da dire, in Italia ci preoccupiamo per cercare parcheggio, ma dov'è che posso parcheggiare? Qua la domanda è, ma dov'è che finisce sta foresta? E sapete qual è la risposta? Da nessuna parte, ovunque, perché c'è la foresta ovunque. Una breve informazione di servizio. Il video di prossima settimana, anziché uscire come di consueto il venerdì, uscirà mercoledì, probabilmente dopo pranzo. Il perché lo vedrete voi stessi, è una cosa molto particolare. A partire però dalla settimana successiva si torna, come d'abitudine, al venerdì pomeriggio. Mi raccomando, settimana prossima mercoledì. Quando provo a spiegare il concetto della foresta finlandese agli italiani è veramente complicato, perché bisogna fare una distinzione e non è una gara, lo ripeto per l'ennesima volta, però in Italia spesso associamo il verde principalmente ai boschi. Ci sono anche delle foreste, ma sono in posti molto specifici. Qua è dappertutto foresta, non ne vedi la fine. Quindi io spesso faccio questo paragone, in Italia abbiamo i boschi e qua le foreste. Poi arriverà l'agronomo di turno, come è successo in un video, no, perché la definizione di foresta, ma runnelle bale, era solo per dare l'idea del concetto, era solo per farvi capire che qua c'è l'80% del paese che è ricoperto da foresta, spesso molto fitta e assolutamente per tantissimi chilometri non trovi anima viva. Mentre in Italia devi andare in posti specifici, lo so anch'io, sono piemontese, ma volete spiegare la natura a me, Boia Faust? E dai! Faccio come Mughini. Ma dai! Che pace che c'è qui? Questo è esattamente il pre-documentario sulla sopravvivenza. Mini quiz per voi. Se dovessi indicare quali tipologie di alberi ci sono qui in Finlandia riguardo la foresta, quali pensereste? Vi lascio il tempo per pensarci. La risposta è che ci sono 3 specie principali. Il pino silvestre, il mio bagnoschiuma preferito tra l'altro, che rappresenta la maggior parte degli alberi, circa il 50%. Poi c'è l'abete rosso, che solitamente io l'ho visto usato molto spesso nella costruzione dei mökkio, quindi dei cottage tipici finlandesi. E infine quello che probabilmente il più facile da individuare è la betulla, la classica betulla con la corteccia bianca riconoscibilissima e simbolo della Finlandia ed è anche spessissimo associata alla sauna. Se mi perdo qui, non mi ritrovano, mi classificano come nuova specie del bosco. Quindi la risposta è che se state guardando una foresta finlandese, 9 volte su 10 si tratterà di pini, abeti e betulle. Ma ora introduciamo un pochettino, oltre alla parte verde, anche la parte magari di fauna o comunque tutto ciò che non riguarda gli alberi. Mi è stata fatta ultimamente spessissimo questa domanda, ma orsi ce n'è? C'è il rischio di incontrare orsi? E adesso ve lo dico. Gli orsi in Finlandia, nella foresta finlandese, ci sono. La buona notizia è che gli orsi evitano gli umani. La cattiva è che non sempre hanno letto il regolamento. Però non bisogna mistificare troppo questa cosa e adesso vi spiego perché. Principalmente l'area in cui si concentrano gli orsi è l'est della Finlandia, anche il sud-est, quindi la parte verso il confine con la Russia. Lì è dove c'è la più alta possibilità di trovare un orso. Ma è così frequente l'incontro con un orso? La risposta è no. Se incontro un orso, il problema non è chi corre più veloce, ma chi si spaventa prima dei due. Utilizzerò questo parallelismo che mi venne fatto dall'organizzatore della traversata allo Stretto di Messina qualche anno fa a cui partecipai.
e un ragazzo chiese, perché quando si pensa al mare si pensa agli squali ovviamente, e quindi un ragazzo chiese: oddio, ma abbiamo la possibilità di trovare gli squali? E lui, molto concretamente e onestamente, gli rispose così: gli squali sono abitanti del mare, gli orsi sono abitanti della foresta. E vi porto questo parallelismo perché esattamente come per gli squali, la risposta fu: è molto improbabile che si avvicinino alle persone che stanno nuotando perché ci sono le barche che fanno rumore, ce ne sono diverse con le vibrazioni e il rumore e quindi non sarebbero attratti a causa del rumore. E più o meno anche per l'orso funziona così. L'orso, il modo migliore per abbassare notevolmente le probabilità di poter fare questi incontri ravvicinati è fare rumore. Esattamente. Ho parlato in questi giorni con molti local qua della Careglia del Sud a chiedere come si faceva quali sono i consigli che date agli escursionisti non esperti che non sanno tanto come essere equipaggiati. Allora, ci sono diverse scuole di pensiero e ci sono anche ovviamente gli esperti di orsi che scrivono delle cagate in mani. Ve ne dico una che ho letto su un giornale qua locale, dicevano praticamente che devi indossare le scarpe puzzolenti perché devi far andare il più possibile intorno a te l'odore tuo. Bello, quindi vi tenete delle scarpe che non avete mai lavato in vita vostra, ve le mettete ai piedi. Fa scappare gli orsi, ma fa scappare anche i cristiani. Vi dicevo che molti locals mi hanno detto che in passato, compresa la madre di mia suocera, le persone che erano soprattutto si ritrovavano a camminare da sole nella foresta attaccavano delle sorte di campanelli ai vestiti in modo che il movimento producesse del rumore e quindi allertasse l'orso prima che si potesse avvicinare troppo a voi. Quindi il rumore è sicuramente la cosa numero uno da fare. Ovviamente non è che il campanelli, i campanacci da attaccarci addosso sono l'unico metodo. Oggi con l'avvento degli smartphone o comunque della tecnologia potete tranquillamente mettere qualcosa con lo speaker attivo, cosa che ad esempio sui mezzi pubblici sarebbe mostruoso, invece qua è addirittura intelligente come cosa da fare, pensate il paradosso. Comunque vi ascoltate una bellissima puntata, una lezione di Alessandro Barbero, magari sulla Yersinia pestis, e la morte è la cosa più bella. Si vede che sono un fan di Barbero, eh? Un'altra cosa che potete fare, che mi hanno consigliato, è che se siete in gruppo, quindi se io dovessi portare un gruppo di escursionisti lungo un percorso tracciato possibilmente, si può parlare. Quindi se si fa conversazione, ovviamente si producono dei decibel e questo marcherà la vostra presenza praticamente. La battuta viene da sé. Quindi se io mi porto un gruppo di italiani, ma non c'è problema, e vuoi che quelli stiano zitti? Ma va! Mi hanno detto, se fai rumore, l'orso se ne va. Per una volta parlare da italiano è un grosso vantaggio. Ho sentito anche altre cose del tipo portarsi delle barrette tipo proteiche o degli snack da lanciare all'orso. Secondo me è una cattiva idea, anche perché mi hanno detto che quello fa associare l'orso all'orso, fa associare voi al cibo, quindi non so se è una grandissima idea quella. E l'altra è quella di utilizzare ad esempio gli spray al peperoncino, che però mi risultano essere illegali qua in Finlandia, quindi non do assolutamente questo consiglio, anche perché non so se funzioni. Per cui c'è da preoccuparsi qui in Finlandia per gli orsi? La risposta è ovviamente non è che è impossibile incontrare gli orsi, però è altamente improbabile se la gente usa un pochettino di criterio. Ovviamente ci sono stati degli incidenti a livello nazionale che hanno coinvolto gli orsi. Nella maggior parte dei casi, vi posso dire, per quelli che ho letto io, e comunque non sono recentissimi, gente che faceva praticamente jogging o andava in bicicletta e solitamente si mettevano le cuffie e quindi non riuscivano a percepire nulla. Poi se ti va di sfiga, tipo l'ultimo che è morto qua in Finlandia, che se non ricordo male, dopo una curva ha beccato mamma orsa con dei cuccioli, ragazzi, lì è sfiga davvero, lì non è, puoi prendere tutte le precauzioni che vuoi, però è così. Tra l'altro anche in Trentino, se non ricordo, non tantissimo tempo fa, in Italia avevano fatto abbattere l'orsa, non ricordo il nome, però era finito sulla bocca di tutti. E anche lì, se vai da solo a fare la camminata in mezzo alla foresta in Trentino o in Abruzzo
oppure vai in bicicletta e sei da solo e non produci rumore e incontri mamma orsa con i cuccioli, e cosa vuoi che vi dica? Una cosa però che voglio sfatare riguardo i pericoli del camminare in una foresta finlandese, tutti l'associano appunto agli orsi. In realtà c'è una cosa, un pericolo molto più pericoloso, scusate la ripetizione, che pesa meno di 1 grammo. Le zecche. L'orso ti vede e se ne va. La zecca ti vede e prenota il soggiorno. Durante il periodo primaverile fino alla fine dell'estate, le zecche sono molto comuni sia nell'erba alta che nella vegetazione bassa, specialmente in percorsi come questi, vedete alle mie spalle. Questo tipo di vegetazione è un habitat perfetto per le zecche. Ora, queste qua sono delle regole che però valgono in qualsiasi altro posto, perfino in Italia ve le consiglio. Se andate in campagna, uscite fuori dai percorsi battuti, quindi entrate un pochettino dove c'è l'erba un po' più alta e mettete le gambe dentro, i piedi dentro. Allora, prima cosa, tirarsi bene su i calzini. Se avete dei pantaloni lunghi, cosa che io non ho in questo caso, perché ho le calze di sugna bianca con i pantaloncini corti perché qua fa caldo, ci sono 18 gradi. Se avete i pantaloni lunghi, dicevo, infilateli dentro la calza, perché la cosa più importante comunque è che non vi entrino delle cose nelle scarpe o sulle gambe. L'altra cosa fondamentale è controllarsi attentamente quando finite la camminata, quindi tornate per dire alla macchina, al cottage dove accidenti dovete tornare, controllatevi benissimo le gambe, i vestiti e anche il corpo, perché magari passate in mezzo a delle felci o degli alberi così potrebbero attaccarvisi per dire al collo. Mi è capitato di vedere della gente che l'avesse anche o sull'orecchio o dietro l'orecchio e qua si fa fatica a vederlo. Comunque le zecche devono essere rimosse il prima possibile, quindi per quello controllate. La Finlandia è anche spesso associata a mirtilli, fragole, fragoline, insomma alle bacche, ok? Quell'equivalente del nostro ribes, quindi il puoluca e quelle cose lì, il mirtillo rosso, insomma tutte queste cose qua. Ce ne sono tonnellate, letteralmente. Voi andate in foresta e non c'è le 2 o 3 piantine, ma proprio non vedete dove finisce. E la cosa più bella è che esiste un diritto che si chiama Everyman's Right, qui in Finlandia, che vi dà praticamente il permesso di raccoglierle. È quasi ovunque voi vogliate. Se non ricordo male, qua mi devono aiutare i finlandesi che ci guardano. Fino a qualche tempo fa era a circa 150 metri di distanza da mantenere dalle proprietà private. Non sono sicuro della distanza, comunque il principio è che a meno che non andiate nel giardino di casa, nella proprietà di uno, a rompergli le balle, se andate in foresta sperduta che vi fate una passeggiata e vedete i mirtilli, prendetevi la bacinella perché ce n'è tanti da raccogliere, ve lo assicuro. E tra l'altro, una delle cose più belle è che ogni finlandese ha il suo posto segreto, ovviamente, non ve lo dicono. E anche per i funghi, mirtilli, fragoline, tutte queste cose qua, tutti i finlandesi ce l'hanno. Ma non ve lo dicono, non ve lo dicono. Adesso però basta far casino con il video, continuo la mia bella passeggiata in mezzo alla natura nel silenzio più totale, c'è una bellissima temperatura e un venticello molto gradevole, per cui ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.